bel gambero, chiamiamo del 2, bello grosso insomma, piombino vicino vicino e poi si cala qua sotto in questo marasma. In pratica le immagini che state guardando sono delle vecchie storie Instagram in cui feci vedere come pesco i saraghi con il mare mosso, però con la tecnica della canna fissa. In effetti quella sera ragazzi ci siamo divertiti veramente tanto perché uscirono bei saraghi di taglia e quindi giustamente in tanti di voi mi avete chiesto di cercare di portarci un video più completo proprio qua su YouTube. Prima di lasciarvi però al video vero e proprio ci tengo a precisare ragazzi che quelli non sono stati giorni di riprese semplici. Questo perché ci sono state 2 mareggiate veramente molto forti che ci hanno costretto ad andare a pescare solo nei giorni di scaduta oppure scaduta avanzata, ma soprattutto ha piovuto tantissimo, tantissimo. Non so se continuare il video, se aspettare per continuare il video, aspettare che si sistemi in questi giorni oppure farvi un mini video su Instagram, fatemelo sapere. Nonostante tutte queste difficoltà, devo ammettere che ci siamo comunque divertiti e quindi voglio condividere con voi questo contenuto, questo video, ma soprattutto questa tecnica a cui tengo particolarmente. Ok ragazzi, ci siamo arrivati, dai, proviamo, andiamo a vedere. Qui abbiamo la bellissima Vietri ragazzi, stupenda veramente. Il mare non è proprio mosso, ce l'aspettavamo che qui a Vietri sarebbe stato ancora di meno rispetto a come lo tenevamo insomma lì sulla sinistra. Quindi per oggi accantoniamo insomma la canna da Bolognese Extreme e utilizzeremo la canna fissa, che in ogni caso ragazzi deve essere una canna molto potente ed è proprio la tecnica ragazzi che mi ha insegnato il signor Giovanni, il signore anziano che proprio mi ha insegnato a pescare con il gambero nella mareggiata e nella scaduta. Lui proprio la faceva con la canne fisse ragazzi in vetroresina, quindi canne di 6-7 metri in vetroresina pesantissime. Io penso di non aver mai mantenuto canne così pesanti in mano e proprio mi ricordo che lui aspettava la scaduta, aspettavamo insieme la scaduta per poter andare a pescare proprio al tocco in mezzo alla schiuma. Perché dico lo step prima della Bolognese Extreme? Proprio perché la montatura è uguale, c'è sempre il piombino che va battuta sull'amo oppure un piccolo piombino spaccato poco prima dell'amo. Visto che io ero patito di bolognese, poi ho detto Giovanni, ma come devo fare per pescare con la bolognese? E lui mi fece vedere i tappi di sughero. Praticamente loro prima utilizzavano proprio i tappi di sughero e da lì poi è partito tutto il fatto della Bolognese Extreme. Abbiamo pescato insieme per 2 anni, ma tutte queste cose ve le racconterò poi in un video magari più particolare. Ho voglia di farvi proprio un video per farvi capire come sono giunto alla Bolognese Extreme. Faremo tutta la nostra montatura su un'unica lenza ragazzi, su un'unica lenza che è quella dello 0,28 che sto cercando. Facciamo partire praticamente dal cimino della canna fissa fino insomma al piombo d'oliva, che credo che sarà di un 4 grammi ragazzi, perché davvero non c'è nemmeno tantissima corrente in realtà. Inizia a piovere ragazzi, anche ora inizia a piovere. Ma purtroppo le giornate queste sono così, non ci posso fare niente. Allora dicevamo andiamo a mettere l'amo, lo mettiamo del 2. Questi qua ragazzi sono proprio gli ami della Caperlan, veramente ottimi perché sono di un filo comunque diciamo sottile ma robusto allo stesso tempo. Veramente mi trovo bene, ci alzo anche i pesci di peso come vedete sempre all'interno dei video. Allora andiamo ad utilizzare mazzancolle ragazzi surgelate, che sono quelle che vi ho fatto vedere proprio ieri nelle storie Instagram. Via. Ok, noi facciamo scendere praticamente il pezzo di gambero con il piombino. È la stessa montatura del terminale che utilizziamo a Bolognese Extreme. L'unica cosa è che qui andiamo a pescare al tocco. Ecco qua, stanno già mangiando, come adesso vedete. Un pesce piccolo, non grande, si sente però. Vediamo. Eccolo ragazzi, un saraco. Non grande, ma c'è. Eccolo qui, bello. Si sentiva proprio che erano tocche di sarachi. Via, eccolo. Preso ragazzi.
primo saraco. Ah, bellissimo, che colori che tiene, raga. Non è scuro, vedete, è chiarissimo, piccolino. Speriamo che ci sono qualche cosa di più grande. Lo rilasciamo di là, vai. Adesso stiamo facendo degli inneschi belli voluminosi, in modo che se dobbiamo puntare, puntiamo il pesce abbastanza grande. Vediamo un po'. Vedete, praticamente in questo momento, per farvi capire, io sento proprio il piombo d'oliva da 4 grammi che viene trasportato dalla corrente che c'è sotto. Questo si intende proprio per pesca al tocco, cioè noi sentiamo col cimino della canna fissa proprio tutti i movimenti che fa il piombo d'oliva sotto, sul fondale. Ora stanno mangiando, per esempio. Belle tocche, raga, speriamo che sia un bel saraco, vediamo. Eccolo, ce l'ho ragazzi, ce l'ho. Non vi so dire. Ah, preso di traverso? Un altro saracotto come prima, preso di traverso, raga, guardate qua, in pancia proprio. In pancia l'ho preso. Guardate. In pancia. Questo sta a significare che sono tutti pesciotti di questa taglia, ma in branco. Dai, rilasciamolo subito. Continuiamo. Comincia a piovere, ragazzi. Se voglio continuare devo mettermi la cerata, assolutamente. Mi vuoi prendere la cerata? La cerata! Dai, cerca di capirmi. Ah, ok, mi ha capito. Mi ha capito, ragazzi. Ho chiamato mio padre e ho detto portami la cerata, perché sennò è un casino. Noi intanto continuiamo, vediamo. È bella questa, dai. Ce l'ho ragazzi. Bello, bello questo, bello. Ovviamente la canna è dura, non dobbiamo lasciargli gioco. Un altro saraco, raga, preso sempre di pancia. Ma come? Un altro saraco di pancia, ragazzi. Guardate qua, un altro saraco preso in pancia. Assurdo. Peccato che sono tutti quanti di questa taglia, Via, li lascio in mare. Via. Ok. Eccomi. No, sono tutti piccoli qua. Sono tutti saracotti piccoli, purtroppo. Ok ragazzi, mi sono piazzato con la cerata. Adesso, vabbè, la action cam non la riesco a mettere qui sul petto perché è troppo larga, però vi faccio delle riprese esterne, d'accordo, con la GoPro, così vedete anche l'azione proprio della canna fissa, che è veramente spettacolare, spettacolare. Eccolo ragazzi, pesciotto saracotto che è venuto. Sono tutti quanti di questa taglia, perciò si fa un po' difficoltà a ferrarli. L'abbiamo tolto, lo ridiamo al mare. Eccolo un altro, ragazzi. Questo fortunatamente ha preso proprio in punta, quindi lo rilasciamo immediatamente. Ma una pesca divertentissima, divertentissima. Lo rilasciamo, Ce l'ho, ragazzi. Un altro saracotto, raga, ma sono tutti di questa taglia, purtroppo. Tutti di questa taglia, piccolini. Quello grande non esce. Basta ragazzi, non se ne può più. Visto che piove tantissimo e incomincia a piovere ancora di più, ci fermiamo, andiamo in macchina. Io sono congelato, non mi sento le mani. Ho pescato sotto l'acqua per tutto il tempo per cercare di fare un po' di contenuto, cercare di fare qualche pesciotto, ma sono usciti solo saracotti piccoli. Adesso dobbiamo controllare bene in questi giorni se continua ad esserci mare mosso. Il fatto è che le previsioni portano che un po' si alza, un po' si abbassa, un giorno fa la scaduta, poi un altro giorno durante la nottata riaumenta il mare forte con il vento. Adesso bisogna andare a casa e farsi una doccia, ragazzi, quindi ci vediamo direttamente in questi giorni se riusciamo a proseguire le pescate. Ragazzi, alla fine sono tornato di pomeriggio perché ho visto le previsioni che domani e dopodomani danno maltempo, quello veramente brutto, con piogge veramente forti, intense, quindi
voglio sfruttare queste poche orette di luce che ci rimangono subito del primo pomeriggio. Il bello della canna fissa, ragazzi, è che è semplicissima la montatura, 2 secondi e si è in pesca. Almeno questa che faccio io al tocco. Bisogna semplicemente prendere la misura della lenza della canna, mettere il piombino, scorrevole, l'amo e via, siamo direttamente in pesca. Ragazzi, l'unica differenza rispetto a stamattina è che a casa praticamente quando sono tornato mi sono ricordato che tenevo della pastura che dovevo utilizzare quest'estate per fare la pesca al cefalo. Volevo portarvi un video di pesca al cefalo che poi non è andato più in porto. Le persone che mi seguono su Instagram sicuramente se lo ricorderanno. Prepariamo questa pastura che tra l'altro è a base di sarde e cozze, quindi verde, non vi so dire. La utilizziamo tutta e vediamo un po' come... insomma, come reagiscono i pesci, se magari riusciamo ad attirare qualcosina di più interessante. Quando faccio la pastura, ragazzi, l'acqua a piccole dosi. Ok, ne ho preparate 5, raga, dovrebbero bastare. E lanciamo proprio qui davanti. Non abbiamo bisogno di fare diversamente. Proprio qui dove peschiamo. La mangiata, ragazzi, vediamo. Bella mangiata. Ce l'ho, eccolo, raga. Eccolo qui, via, Sarago. Eccolo. Purtroppo le condizioni non sono questo granché, devo esservi sincero. Che ha messo proprio vento di terra che ha fatto abbassare il mare. Quindi l'onda che era gonfia stamattina adesso è ancora più bassa. Piccolo, raga, anche questo si rilascia. Via. E ho deciso praticamente di spostarmi qua sulla foce del fiume. Adesso provo il tutto e per tutto qui sulla foce, perché rispetto a stamattina sembra essere un poco più verde. Stamattina era proprio marrone. In più il mare sbatte di più e di solito i saraghi qui a Vietri proprio si avvicinano sulla foce per mangiare, proprio all'imboccatura della foce, sì, proprio qua. C'è il rischio di incagliare un po' in più perché i massi qua sono super frastagliati, però dobbiamo tentare. Bel pesce, un bel pesce, ragazzi. Ho provato giù alla foce, raga. Bellissimo questo, raga, un bel sarago. Bello, raga, bello. Andiamo di peso, un bel sarago. Opla, vieni, eccolo. Bellissimo questo. Che fatica. Ci ho visto giusto a pescare sulla foce, bellissimo. Ragazzi, questo incomincia a essere davvero un bel sarago. Dall'altra parte davvero qualche tocchettina, nonostante la pasturazione non si mettevano insomma in moto, e poi ho detto fammi spostare sulla foce. La vedo leggermente meno carica, l'acqua un pochettino più verde rispetto a stamattina che era davvero marrone, e finalmente una botta decisa proprio, ragazzi, sul cimino della canna. Un bel sarago degno di questa tecnica che, vi ripeto, con la canna fissa è davvero qualcosa di straordinario. Bello. La mangiata, dobbiamo stare attenti, speriamo che sia un altro bel sarago. Le mangiate sono belle. Infatti ce l'ho. Più piccolo ma c'è. Bello, raga, che bel combattimento. Bello. Proprio qua sotto, dai, discreto questo. Alziamolo di peso. Via. Eccolo. Che faticaccia a farle mangiare qua in mezzo, raga, perché l'acqua è veramente sporca, molto sporca. Purtroppo questo qui sanguina, gli abbiamo lasciato l'amo dentro, quindi lo tengo insieme all'altro sarago. Inizia a piovere, ragazzi, quindi io vi piazzo la cerata prima che sia troppo tardi. Ragazzi, purtroppo piove a dirotto, ci sta poco da fare. Adesso chiudo la canna e ce ne andiamo. Abbiamo finito la giornata come stamattina praticamente. Ci stiamo ritirando, che piove
a manetta, ragazzi, piove un sacco. Più che altro sono riuscito a farvi vedere questa tecnica che voi mi avete chiesto da un sacco di tempo, ve l'ho sempre mostrata per Instagram, perché comunque è una pesca che io vado a fare spesso per rilassarmi, perché è molto semplice, non con le condizioni di oggi, perché oggi veramente abbiamo tra pioggia, insomma vento, acqua fredda, non si è capito niente, però sa dare comunque i suoi frutti ed è ottima anche quando il mare è mosso, L'alterno poco alla Bolognese Extreme, ma questo perché io proprio amo vedere il galleggiante che scende giù, ma è la tecnica che mi ha avviato proprio alla Bolognese Extreme e quindi ci sono veramente molto affezionato e quindi la pratico non appena posso. Continuate a seguirmi su Instagram, sulla pagina Instagram, perché lì lo sapete rimango sempre super attivo al 100%. Continuate ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte quante le notifiche inerenti ai prossimi video che facciamo uscire e io vi do come al solito appuntamento in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!